Ciao, come Ciao, ti chiami e da dove vieni? sono Ilaria e, vengo dalla Puglia, però vivo a Tokyo. Okay, e che cosa fai nella vita? Che lavoro fai? Allora io sono, operation manager in una compagnia di catering, ma, oddio, lo ero fino al 31 di marzo, adesso sto cambiando lavoro, quindi al momento sono in stallo, disoccupata, ecco. Okay. Ehm, Qual è la situazione adesso in Giappone? Che cosa sta succedendo? Io ho letto anche che, almeno anche sui social network qui in Italia, hanno diffuso dei video in cui, affermano che, il Giappone abbia trovato una cura, una sorta di farmaco per curare questo Sì. coronavirus. È vero? Allora, no, o meglio è molto più complicato di quello che sembri. Questo Avigan, questo farmaco, esiste già mi pare dal 2014, però non è effettivamente una cura al coronavirus. Da quello che so è stato utilizzato in Giappone, è stato testato su alcuni casi, su un numero piccolo di casi di coronavirus e su un numero ancora più ristretto ha dato dei risultati positivi. Però da quel che so questo farmaco è comunque molto pericoloso, cioè era stato tolto dalla circolazione proprio perché è molto pericoloso. Quindi non so adesso se ha qualche principio attivo che magari in alcuni casi può aiutare contro il coronavirus o no, però non è una cura effettivamente. Okay. Sia il Giappone che la Cina, penso anche la Corea del Sud lo stiano testando, ma effettivamente non è una cura. Quindi non hanno effettivamente in mano, non c'è evidenza scientifica che dimostra appunto che questo farmaco funziona perfettamente contro il coronavirus. No, anche se il Giappone lo sta producendo da rivendere agli altri paesi per poterlo utilizzare per testare. Nel Okay. senso, come il farmaco cos'era l'artrosi, che hanno Sì, usato a Napoli mi pare. È sì, la sì, stessa qui hanno cosa, stanno cioè utilizzando. funziona e non funziona, dipende, è una hit and Okay. miss. Okay. Un'altra cosa che mi ha colpito, perché tra tutte le notizie che si possono leggere, si diceva appunto che il Giappone era uno degli stati meno colpiti da questo coronavirus, però adesso hanno deciso di iniziare questa quarantena, quindi che cosa è successo ad un certo punto? Allora, essenzialmente, io penso che, visto che il Giappone è un paese dove si utilizza la mascherina tantissimo, a prescindere dalle infezioni, anche perché i giapponesi sono molto esposti all'influenza stagionale e alle allergie stagionali. Quindi Okay. questo è proprio il periodo in cui comunque le mascherine si utilizzano di più. Però, quello che io temo è che abbiano cercato in tutti i modi di un po' nascondere la Mh-mh. realtà dei fatti, la realtà dei numeri a causa delle Olimpiadi, perché Certo. il Giappone ha fatto tanto per riuscire a ottenere queste Olimpiadi, mi dispiace tantissimo per Mh, come sia andata effettivamente, però davvero. è stato molto strano, che, proprio il giorno dopo aver rimandato le Olimpiadi, i casi in Giappone all'improvviso sono saliti di un Mh, numero esponenziale. Sono comunque molto meno rispetto ai casi altrove, ma è anche vero che il Giappone non testa. okay. Fa meno Rispetto ad altri tamponi. paesi come l'Italia Mh, principalmente, il Giappone non testa. Per riuscire a farsi testare devi prima di tutto chiamarli, ovviamente non okay. presentarti in ospedale. Ti dicono che se questi sintomi e la febbre alta rimangono per oltre 4 giorni, devi chiamare di nuovo e poi decidono cosa fare. Se Okay. effettivamente riesci a farti testare e hai il coronavirus, però i tuoi sintomi sono lievi, non troppo gravi, non ti ricoverano, ma ti dicono di rimanere in casa. Il Okay. problema è che, cioè, tu non hai l'obbligo di rimanere in casa e anche durante questa quarantena noi non abbiamo l'obbligo di rimanere in casa. Il governo richiede semplicemente di rimanere in casa, ma non ci sono sanzioni se qualcuno va fuori casa. Okay, quindi anche cioè, i negozi sono stati chiusi o è semplicemente un "consiglio", diciamo, tra virgolette? È la stessa cosa anche per i negozi, per le attività.
gli hanno richiesto di chiudere, ma non sono obbligati e non ci sono sanzioni se non lo fanno. Okay, quindi sono persone che immagino continueranno anche a tenere aperti i negozi, per una questione proprio di Sì. sopravvivenza, diciamo. Sicuramente i supermercati, le farmacie e le banche rimangono aperte, a Okay. prescindere. Certo, sì, sì, Ma anche tutte qui. le altre attività, insomma, c'è la richiesta di rimanere chiusi o comunque di far lavorare da casa i propri dipendenti, ma non è un obbligo. So che tantissime aziende si stanno muovendo per il telework dove è possibile, però altre, come per esempio i ristoranti o altro, non so come si organizzeranno. Okay, ho Se si capito. organizzeranno o no. Mh-mh. Okay. Secondo te questa cosa, per esempio della Diamond Princess che se n'è parlato tanto, com'è stata, cioè come l'hanno vissuta anche lì? Cioè, come i giapponesi vedono questo problema del coronavirus? Come lo affrontano? Sono preoccupati? Sono spaventati? Non so. È una cosa difficile da capire perché i giapponesi non esprimono molto la loro Mh. opinione. Anche al lavoro i giapponesi con cui lavoravo non erano particolarmente spaventati, devo dirti Mh. la verità. Erano tipo: sì, che brutta situazione", ma niente di più. Okay, Quindi, effettivamente c'è del panic buying anche qui. C'è stato in okay. particolare a marzo è scomparsa tutta la carta igienica perché qualcuno aveva cominciato a diffondere questa notizia che le mascherine erano fatte dello stesso materiale Mh. della carta igienica e che quindi presto avrebbero smesso di produrre carta igienica per produrre mascherine. Ovviamente ci hanno creduto tutti e la carta igienica è Chiaramente. scomparsa. Però adesso nei supermercati anche, spesso non si trovano più cose. Il riso, per esempio, spesso gli scaffali del riso, che per Mh-mh. loro è come la nostra pasta, spesso Okay. sono vuoti o quasi vuoti. Il burro è introvabile, anche il lievito adesso qui è Anche lì. introvabile. Esatto. Sì, burro, lievito, ovviamente mascherine, alcol, quel genere di cose. C'è gente che fa la fila la mattina, davanti ai drugstore, perché sono quelli che Mh-mh. vendono generalmente mascherine, e aspettano finché come si chiama, il commesso non mette fuori il cartello dicendo se quel giorno le mascherine sono disponibili o no. Madonna. Anche qui sono veramente introvabili. Ne abbiamo No, ordinate a anche inizio qui. marzo, non sono arrivate ancora, non so se arriveranno mai, le facciamo con i tappetini dei cani, quelli che si usano Sì. per i cani, le ritagliamo con la stoffa perché non abbiamo nient'altro e non possiamo uscire senza, quindi in qualche modo ci arrangiamo. No, anche qua sono introvabili, ma sono tutti in giro con la mascherina, quindi io mi chiedo come sia possibile. Dove Dove le le trovi? trovano? Dove le Esa trovano esattamente? Perché no, sono proprio introvabili. Non c'è esa proprio stock. anche qui. No, devo dire che ti ripeto, purtroppo a volte avere notizie è un po' complicato perché arrivano poi pareri discordanti, c'è chi riporta un'informazione, chi riporta un'altra, ad esempio questa stessa cosa del farmaco è diventata, poi l'hanno ingigantita anche sui social, c'è stata una serie di fake news che hanno alimentato questa cosa, aggiungendo, non so, tutta questa serie di ci hanno ricamato dei castelli su, no? Quindi hanno cominciato a dire è un Sì, no, complotto, sai, infatti. queste teorie così, quindi cioè, se Vabbè, poi lo fanno per qualsiasi cosa. E che questo tizio che si è spacciato per un farmacista e ha fatto questo video dicendo qui a Tokyo, qui il coronavirus non esiste. Non è che non esiste, il coronavirus c'è, è che non testano e non c'è allarmismo cioè non c'è davvero allarmismo tra la popolazione, quello è il problema. Cioè è come se ai giapponesi quasi non importi. Ma questo è proprio anche un discorso di cultura che diventerebbe mh-mh. anche un po' lungo da fare, perché loro devono andare al lavoro, loro devono Sì. stare fuori casa, perché è ciò che fanno sempre, cioè loro non sono abituati a stare in casa, perché proprio la Mh-mh. loro vita si ricama sull'essere al lavoro, sull'essere fuori casa. E le loro case sono anche molto piccole, quindi io li capisco anche se Mh-mh. Beh, dovessero certo. stare rinchiusi in casa, anche casa mia è abbastanza piccola, però io vivo da sola. Immagina quelli con le famiglie che vivono magari in case poco più grandi, starci chiusi tutto il tempo effettivamente sarebbe pesante. È molto complesso, sì.
Però molto non hanno, complicato. no, ma loro non hanno proprio allarmismo sulla cosa. Magari hanno comprato tutte le mascherine disponibili, escono con le mascherine, però escono, cioè sono fuori, i treni sono pieni, e per pieni intendo pieni come si vede nei video dove c'è la polizia Sì, che spinge la gente dentro, cioè è reale ancora. Questi giorni un po' di meno, questi giorni ok. c'è meno gente, però la gente c'è, i supermercati sono pieni di gente, le strade sono piene di gente, anche quando la settimana scorsa mi pare ha nevicato, no, 2 settimane fa ha nevicato, ma la gente è uscita lo stesso, anche se Incredibile. era il weekend in cui la governatrice di Tokyo aveva chiesto di rimanere in casa, però l'aveva appunto chiesto, Mhm. non è un obbligo e costituzionalmente il Giappone non può obbligare la gente a fare o non fare qualcosa, perché proprio nella loro Costituzione non è previsto. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, siccome il regime imperialista giapponese aveva violato tantissimi diritti umani, gli alleati li hanno costretti a scrivere una Costituzione che limita tantissimo il potere sui i diritti dell'individuo, che è una cosa che io ritrovo anche giusta, però in questo caso in particolare il governo da una parte si ritrova con le mani legate, Mhm. Certo, quindi perché non può purtroppo farlo. notando E stanno qual è stata anche... la situazione qui, devo dire che senza diciamo, una normativa come quella che hanno fatto, senza questo tipo di regole, io credo che nessuno poi sarebbe rimasto in quarantena, effettivamente, perché è proprio uno Sì, sforzo, in particolare per alcune categorie di persone, è veramente uno sforzo importante. Poi noi siamo chiusi qui da inizio marzo, quindi ormai è più di un mese, immagino insomma tu abbia sentito anche la tua famiglia, cioè, la sì. situazione è veramente, veramente difficile, quindi però senza questo tipo di misure non avrebbero limitato i contagi, se noi siamo riusciti in qualche modo a gestire la curva del picco, Ma, se no saremmo stati impreparati. ma infatti io penso che il pugno di ferro che ha avuto l'Italia, che mi ha sorpreso, devo dirti la Mm, verità, è stato ottimo. Io capisco le motivazioni del Giappone, anche costituzionali, certo. non poter attuare certe cose, però effettivamente noi non abbiamo il boom di casi perché la stanno gestendo proprio in un modo completamente diverso ed è una cosa della quale loro si vantano tantissimo, cioè loro non stanno facendo le stesse cose degli altri paesi, se ne vantano tantissimo, però il Giappone fa sempre così. Per esempio in Italia le morti Mm, per esempio, che ti devo dire, se uno muore di infarto viene comunque testato per il sì, coronavirus per sì, vedere è se vero. è stata in Giappone non è così. Infatti stavo leggendo proprio qualche ora fa un articolo del Mainichi, del giornale Mainichi, che diceva che i lavoratori nel settore dei funerali adesso non sanno più che fare perché molto spesso gli ospedali non gli dicono se i corpi che stanno prendendo sono stati infettati dal coronavirus, perché l'ospedale non è obbligato a dare questo tipo di informazione perché diventerebbe violazione della privacy. Quindi è a Ho discrezione capito. dell'ospedale. Ovviamente se era già stata testata la persona, viene detto e quindi ovviamente bisogna eseguire una procedura, bisogna vestirsi in un certo modo, bisogna cremare, e bisogna cremare il corpo in un certo modo. Però tantissimi ospedali non danno questa informazione. E infatti Ho appunto capito. il gruppo di lavoratori in questo settore adesso si sta cominciando a preoccuparsi. Detto, Giustamente. ovviamente chi può si organizza prima con i guanti, le mascherine, l'alcol e i vestiti adatti, però ovviamente ci sono anche tantissime altre aziende di funerali che magari non possono, non le possiedono perché di solito le dà il governo. Ok. Quindi loro non sanno e quindi loro sono effettivamente a rischio e io non capisco perché cioè voi state mettendo a rischio un intero settore perché dovete proteggere la privacy di una persona morta e su quello sono d'accordo, però questo è un periodo straordinario, è una pandemia. Purtroppo non si può fare questo discorso. Mhm.
Sì, diciamo che poi è sempre una scelta tra virgolette etica, tra la riservatezza, tra le libertà personali, perché poi effettivamente si limitano le libertà personali, è sempre un po' rischioso, però dall'altra Sì, parte c'è anche la salute, il discorso della salute, che effettivamente è una patologia, è un virus, è una sindrome a cui noi non siamo abituati, non abbiamo anticorpi, molte persone non hanno completamente anticorpi, non si sa bene poi tra l'altro che tipo di reazioni ha ogni individuo, perché ognuno reagisce in modo diverso, indipendentemente esatto, dall'età. Perché ci sono anche trentenni qui che sono ricoverati in terapia intensiva. Il paziente 1 in Italia era un giovane di 38 anni, uno sportivo, quindi non era una persona anziana, fragile, era una persona in esatto. salute, Sì. assolutamente. La maggior parte di noi che vive qui, tantissimi italiani comunque sono tornati in Italia. Da quello che Mhm. so a Tokyo, di 3.000 italiani che c'erano, ne sono rimasti sui 400, stando ai Ah, dati all'Italia. praticamente diciamo quasi tutti. Stando ai dati all'Italia, però ovviamente non ho una fonte certa su questa cosa, quindi prendila Mhm. con le pinze. Certo. Però quelli che sono rimasti qui comunque ne parliamo spesso ovviamente, perché è comunque il paese che ci ospita, è comunque il paese dove viviamo, quindi siamo preoccupati. E noi tutti pensiamo che ci sia proprio qualcosa che non vada, cioè c'è proprio qualcosa che stanno cercando, non di tenere nascosto, però la stanno gestendo in un modo in cui sì, un po' secondo me stanno mentendo Ok. per cercare di salvaguardare la faccia, come hanno cercato di farlo per salvare le Olimpiadi. Una volta che hanno visto che chiaramente non si sarebbero potute fare, hanno cambiato approccio. Mhm. I casi sono aumentati, però allo stesso tempo non stanno testando come dovrebbero testare. Non hanno preso lo stesso approccio della Corea del Sud. Sì, ho Infatti i visto in test Corea. sono comunque troppo pochi. Mm-mm. Sì, una situazione veramente drammatica comunque, più che altro per gestire un'emergenza di questo tipo è veramente complicato. È vero. Il rischio di commettere errori è sempre dietro l'angolo e soprattutto senza, diciamo, una politica, secondo me, seria, e aggressiva di Esatto. contenimento di questo virus è difficile gestirlo, perché purtroppo poi ci sono questi picchi improvvisi, cioè anche qui c'è stata una curva particolare perché sono aumentati, poi sono diminuiti, poi sono riaumentati, poi sono diminuiti, quindi non è proprio facile prevedere anche il decorso che abbia questa malattia tra le persone. La quarantena non serve per dare fastidio alla gente o per bloccare l'economia, però è Esatto, per evitare che appunto magari anche chi è asintomatico, chi ha ehm, solo un po' di tosse o un po' di febbre, che ha il virus, potrebbe infettare persone che effettivamente potrebbero morirne. È a quello che esatto, serve. Non esatto. per fare un dispetto alla gente. Questo il Giappone non lo vuole capire perché ha il terrore della recessione il Giappone, perché Immagino. ha speso già tantissimi soldi per le Olimpiadi e già si prevedeva che dopo le Olimpiadi, anche se si fossero fatte quest'anno, ma anche prima della pandemia, epidemia, eccetera, già si prevedeva che dopo le Olimpiadi sarebbe entrato in recessione, perché dopo il boom delle Olimpiadi, dove avrebbero fatto tantissimi soldi, avrebbe cominciato a scendere tutto quanto. Certo. E quindi il Giappone vive nel terrore proprio della recessione economica. Penso che sia anche questo uno dei problemi. Una cosa che salva chi lavora in Giappone è che quando tu entri nell'azienda giapponese il tuo contratto è a vita e non puoi essere licenziato, però tu puoi Ah, decidere di andartene, però tu ok. non puoi essere licenziato. Per questo in Giappone il problema del mobbing è un problema molto Mhm. grave, cioè quando vogliono liberarsi di qualcuno lo mobbano fino a che non lascia lui. Ok. Però diciamo che, proprio perché non possono licenziare, nella maggior parte dei casi il lavoro in sé è garantito, però Mhm. ovviamente non è dappertutto così. Ci sono le persone che lavorano part-time, per esempio, e qui in Sì. Giappone sono tantissime, perché qui il lavoro part-time è molto, molto più diffuso rispetto all'Italia. Mm-mm. E loro ovviamente non hanno assolutamente, alcuna garanzia. Poi alla fine ogni stato devo dire che sta prendendo delle misure estremamente diverse. C'è chi è super aggressivo come siamo stati noi, come adesso anche la Spagna, e chi invece è meno, come posso dire, ha delle misure un po' più morbide rispetto al Come contenimento di questo virus.
pensa alla Svezia. La Svezia si è comportata esattamente come si sta comportando il Giappone. E infatti adesso ha dovuto chiudere tutto. Sì. E il Giappone non è arrivato a quel punto, o meglio, ha dichiarato sì lo stato di emergenza, però effettivamente parlando non è cambiato nulla, perché effettivamente è solo una richiesta. Ora sta ai giapponesi seguirla o no questa richiesta. Generalmente i giapponesi seguono le regole, generalmente. Però dipende, perché se l'azienda ti dice di venire al lavoro, tu ci devi andare. E loro ci Chiaro. vanno, capito? È assurdo, è assurda come cosa se ci pensi, perché il governo ha detto questa cosa, però se la tua azienda dice che devi andare, tu vai. Sì, è vero, effettivamente è un po', penso sia, come dicevi giustamente anche tu, una questione proprio culturale di approccio Sì, a c'è una niente da determinata fare. materia. Non c'è niente da fare. Molti di loro non sanno neanche come lavorare da casa, molti di loro non hanno un computer, molti di loro non hanno una scrivania. No, Madonna, veramente? Sì, sì, ma perché loro sono proprio abituati un pochino a vivere in ufficio, cioè l'ufficio è la loro seconda casa, la loro seconda famiglia, per molti anche la prima famiglia addirittura. Quindi, ripeto, le loro case sono molto piccole. C'è gente che vive da sola, che vive anche in 7 metri quadri, perché appunto a casa non ci sta mai, ci va solo per dormire. Certo, in Quindi quell'ottica non c'è bisogno di avere una casa molto grande, ma poi perché serve anche il tempo per sistemarla, quindi giustamente se uno passa parecchio tempo al lavoro non ha proprio il tempo neanche di sistemare la casa, quindi è chiaro sì, che preferiscano. esattamente. E poi loro stanno sempre fuori, mangiano fuori, bevono fuori, poi loro fanno tantissimo overtime. Ok, quindi direttamente Quindi dopo l'ufficio non tornano a casa. sì, o tornano molto molto tardi, quindi insomma sono abituati a vivere più fuori casa che dentro casa, Ok, e quindi soprattutto a Tokyo. diciamo che questa quarantena sarà complicata, ecco, se non altro. Sì, ma io penso che anche il governo giapponese abbia tenuto in mente tutte queste cose, per esempio, anche che le case sono piccole, Mm-mm. specialmente per chi vive a Tokyo, perché già se ti sposti un po' fuori ci sono le case di proprietà, ci sono anche qua a Tokyo ovviamente, però moltissime delle persone che vivono a Tokyo generalmente sono single o non hanno bisogno di spazio o comunque stanno sempre fuori, quindi non hanno bisogno di case grandi. Ok. E sono abituate proprio a stare sempre fuori e sicuramente, chiaramente il governo giapponese lo sa benissimo, perché il giapponese sa come si vive, insomma, tutti i giorni e sicuramente hanno tenuto conto anche di tutte queste cose, delle case piccole, del fatto che loro non sono abituati a stare in casa, che stare in casa effettivamente per loro è un problema. Mhm. Perché magari Certo. hanno solo il letto e la cucina o hanno soltanto il posto per neanche il posto per avere la scrivania, ma non sempre, ovviamente sto facendo un esempio esagerato. Mhm. Beh, O certo, però effettivamente è molto complicato, cioè è complicato per noi che abbiamo comunque delle case magari non grandissime, però insomma ci riusciamo a vivere tranquillamente in 4-5 persone, stare in 7 metri quadri no, è sì, è una bella complicato. prova, È sì. complicato, sì. Sì, decisamente. Guarda, io ti ringrazio veramente tantissimo per questa conversazione perché veramente, ti giuro, ho scoperto un sacco di cose che non conoscevo assolutamente perché, ripeto, purtroppo sia per una questione insomma, di lontananza che per altro, insomma, a volte non è semplicissimo avere delle informazioni chiarissime. Quindi, insomma, ti ringrazio veramente tanto per questa conversazione, veramente. Nessun problema. Sono contenta di aver comunque aperto una piccola finestra su un paese come il Giappone, in particolare Tokyo, di come la stiamo vivendo anche noi qui, perché per noi è difficile proprio perché vediamo come la situazione in Italia, Mm. quindi siamo molto preoccupati di come la stanno gestendo qui, però come dite voi, andrà tutto bene. Esatto, questo speriamo sempre. Noi cerchiamo di essere sempre ottimisti, anche durante la tempesta. Esatto. Va bene, guarda, grazie mille ancora, veramente. Grazie a te.
Ti ringrazio, ti auguro una buona serata perché adesso no, è sera Sì, e sì, spero effettivamente. insomma che si riesca a contenere anche lì questo virus, questa è la speranza. E forza a voi. Grazie veramente, Di grazie nulla. mille. Grazie a te. Un Ciao. bacione, A ciao, te, ciao. ciao.